Che cos'è una società segreta? Una società segreta è per definizione un'organizzazione di cui vengono nascoste le attività, gli eventi, il funzionamento interno o l'appartenenza. La società può o meno tentare di nascondere la propria esistenza e la maggior parte delle società segrete in giro per il mondo, cari signori, sono strettamente legate a circoli esoterici iniziatici in cui si praticano rituali antichi e si cercano conoscenze dimenticate. Le esatte qualifiche per etichettare un gruppo come una società segreta sono controverse, ma le definizioni generalmente si basano sul grado in cui l'organizzazione insiste sulla segretezza e nel modo in cui potrebbero protrarre la conservazione e la trasmissione di conoscenze segrete ai successori. Le società segrete si basano quasi tutte su preconcetti come la negazione dell'appartenenza o della conoscenza del gruppo, la creazione di legami personali tra i membri dell'organizzazione e l'uso di rituali segreti iniziatici che aiutano a consolidare l'appartenenza ad un determinato gruppo. Oggi, cari amici, sono qui a parlarvi di questo perché leggendo alcuni documenti ufficiali direttamente dalla reading room elettronica dell'FBI mi sono reso conto che negli anni 50 stavano investigando letteralmente su di una società segreta che, indovina, basava i suoi preconcetti sugli alieni. Vero, non ci interessa. Ciò che ci interessa è la storicità di questi documenti ufficiali dell'FBI e di come al tempo le agenzie di intelligence monitoravano in segreto questi gruppi iniziatici con lo scopo di ottenere informazioni in merito a quelli che chiamano fenomeni extraterrestri. La società di cui vi parlerò oggi si chiama Aetherius Society e la questione, cari amici, è talmente interessante che mi sono deciso a farci un video. Parliamo di un nuovo movimento religioso fondato da un certo George King a metà degli anni 50, come risultato di quelli che sosteneva fossero contatti con intelligenze extraterrestri o insomma extradimensionali, non umane, ecco, chiamiamole così, intelligenze non umane, alle quali si riferiva come maestri cosmici. L'obiettivo principale del credente è cooperare con questi maestri cosmici, secondo questi dettami, per aiutare l'umanità a risolvere i suoi attuali problemi terreni e avanzare nella nuova era. Robe da fuffa guru contattisti alieni della cultura pop sugli UFO tacchini degli anni 50? Probabile, ma allora perché l'FBI, che ricordiamolo per definizione si occupa di crimine organizzato e intelligence interna, era così interessata a questa società? Avevano forse fra le mani conoscenze che interessavano i dipartimenti federali statunitensi? Andiamo, questi documenti mi hanno portato ad approfondire. Vediamo che cosa ho scoperto. Questa Aetherius Society, signori, che di per sé potrebbe far pensare ad etereo, Aetherius, ecco, basa le proprie credenze sugli extraterrestri e devo per forza di cose citare Helena Blavatsky, l'esoterista più famosa di ogni epoca, fondatrice della teosofia. Ebbene sì, perché l'Aetherius Society è una religione, attenzione, una vera e propria religione basata sulla teosofia, che incorpora aspetti religiosi millenaristici con la credenza non poi così tanto diversa dalle nostre credenze New Age che credono ad una sorta di interventismo. Per mettere a nudo l'Aetherius Society e spiegarvi il contenuto di questi documenti ex top secret, ricordiamolo, devo fare per forza di cose un focus sulla teosofia. La teosofia non è altro che un insieme di diverse dottrine esoterico-filosofiche. Indica la sapienza divina alla quale l'uomo può accedere attraverso un'esperienza mistica e ascetica. Questo è il concetto filosofico di teosofia, che è diventato poi a tutti gli effetti un movimento, ok? Una dottrina esoterica nel XIX secolo e assume la possibilità di un contatto diretto con la divinità, predicando la metempsicosi, letteralmente passaggio da un corpo a un altro. Secondo Helena Blavatsky, ogni religione si rapporta con la Kabbala, che permette a determinati individui di entrare in contatto diretto con la divinità, qualsiasi essa sia, e ottenere informazioni. Chiaro? Per chi non lo sapesse, la Kabbala è l'insieme di insegnamenti esoterici e mistici propri dell'ebraismo rabbinico. E secondo la Blavatsky, gli insegnamenti più profondi dell'esoterismo fanno testo ad un contatto con la divinità, insegnando come entrare in contatto con queste divinità. Ora, chi sia la divinità potete immaginarvelo, no? Quando mi chiedono se credo in Dio, io rispondo sempre che credo che ci sia una spiegazione più grande di noi per quanto riguarda i fenomeni sconosciuti di questo universo, che possono essere spiegati con la parola Dio. Quindi chi è la divinità? Chi sono le divinità della Blavatsky? Fai 2 più 2. Ora,
Tornando a noi, l'Aterius Society, fondata sulla teosofia della Blavatsky, su questo possibile contatto divino, no? E quindi portatrice di segreti esoterici non indifferenti, presenta accenti religiosi che, secondo le poche fonti che si possono trovare online, includono l'altruismo, il servizio alla comunità, il culto della natura, la guarigione spirituale e l'esercizio fisico. Nel senso, nonostante gli insegnamenti esoterici, non sembra esserci niente di cattivo, niente di oscuro in questa società segreta, chiaro? Anzi, sembra riportare a insegnamenti cosmici dediti alla pace e all'uguaglianza. Essendo comunque una società segreta, dai documenti ufficiali veniamo a sapere che i membri si incontrano in congregazioni fuori dalla portata pubblica, questo sin dagli anni 50. Alcuni autori molto famosi nel Regno Unito affermano che, a differenza di molte altre religioni New Age, l'Aterius Society è per la maggior parte considerata incontrovertibile, sebbene i suoi aspetti esoterici e millenaristici siano talvolta messi in discussione. Si può considerare che la religione abbia una prassi relativamente convenzionale che attrae membri dalla società tradizionale, e detta in italiano significa che scopri l'esistenza di questa Aterius Society, scopri che hai interessi e credenze in comune senza neanche sapere della loro esistenza e ti unisci. Il numero di membri della società, sebbene internazionale, è relativamente piccolo. Si stima che nel 2011 i membri in tutto il mondo erano poche migliaia, con il numero maggiore nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in particolare nella California meridionale, e Nuova Zelanda. Quello che ha fatto l'FBI, signori, è davvero degno di nota. Essendo una società segreta, all'epoca soprattutto, non avevano una diffusione delle pubblicazioni, ok? Bene, alcuni agenti si sono infiltrati all'interno dell'Aterius Society e quelli che state guardando sono i documenti ufficiali storici, reperti storici dei programmi di questa società segreta a metà anni 60. Hanno reperito i documenti dei programmi con i dettami del gruppo e con i programmi esoterici associati. Tutti i documenti ufficiali che vedrai in questo video verranno pubblicati a fine video sul mio canale Telegram. Se sei arrivato a questo punto del video e ti sta incuriosendo, guarda, mi interrompo un secondo per dirti che l'unica cosa che ti chiedo è quella di aiutarmi con un like, ok? Se segui sempre questo canale, insomma, facci caso, non ti costa niente, quindi se apprezzi, per me è davvero importantissimo. Grazie, ti chiedo di spingere il video nell'algoritmo con un like. Quella che state guardando invece è una biografia di George King, il fondatore dell'Aterius Society, che si chiama Il Re che venne sulla Terra, e viene riportato che questa persona fece il suo percorso all'interno del misticismo orientale, padroneggiando tecniche meditative profonde. È cresciuto in una famiglia protestante con fortissimi interessi occulti. È diventato un medico, si è unito a vari gruppi metafisici su base teosofica e, secondo le dottrine dell'Aterius Society, sviluppò poteri psichici che gli consentirono di apprendere molti segreti dell'universo. Extraterrestri o esseri extradimensionali che sia, questa società correlava già negli anni 50 il contatto alieno all'universo, l'esoterismo ad una sapienza che proviene da altri luoghi, le tecniche meditative profonde al contatto divino, e ciò che le fonti online non menzionano mai è il forte interesse delle agenzie di intelligence nei confronti di questa società segreta. In questo documento ufficiale dell'FBI risalente al 1964 si parla di una vera e propria inchiesta, c'è scritto inquiry, dell'FBI sull'Aterius Society, e da come la definiscono, signori, mi si è davvero accesa la curiosità. Viene scritto che allego alcuni esempi di pubblicazione dell'Aterius Society per illustrare le fantastiche affermazioni, gli insegnamenti e le attività di questo gruppo, ma ciò che pubblicano è scritto con cura, ciò che insegnano nelle riunioni di gruppo è ancora più radicale. Se vi siete letti il mio ultimo libro sul Gateway, disponibile adesso su Amazon, link in descrizione, se non lo compri sei un tacchino, capirete, signori, che ci sono molte affinità fra le nuove credenze scientifiche della meccanica quantistica in merito alle potenzialità del cervello umano e le credenze di questa Aterius Society. E questo è un altro aspetto che mi ha portato ad approfondire. L'Aterius Society si afferma come una religione liberale, affermando che se esiste un Dio, o se comunque esistono esseri talmente avanzati nello spazio che per noi sono Dio, essi, aprite bene le orecchie, non favoriscono persone di una religione rispetto ad un'altra,
e certamente non favoriscono le persone di un paese o di una razza rispetto ad un'altra. I documenti dell'FBI definiscono l'Aterius Society come un complesso sistema di credenze religiose che includono una gerarchia extraterrestre di vari maestri spirituali e concetti come il karma universale e la guarigione religiosa. L'obiettivo dell'Aterius Society è prevenire la distruzione del mondo, migliorando la cooperazione tra l'umanità e i vari padroni, li chiamano così, i padroni dell'esistenza umana. Credono, al pari di qualsiasi altra religione sulla Terra, che l'energia spirituale serva per migliorare il calibro spirituale del mondo intero, un po' come la legge di attrazione di cui abbiamo tanto parlato basandoci anche sulla meccanica quantistica, no? La società ha affermato che vari disastri possono essere prevenuti o alleviati con la preghiera. Pensano che ci siano degli emissari che in ogni epoca, lungo tutto il corso della storia, si presentano all'umanità. Guarda Buddha, no? Il Siddhartha Gautama. Guarda Gesù, Gandhi, Maometto, Lao Tzu, eccetera. Secondo questa Aterius Society, e la cosa mi ha colpito perché in fondo dice quello che pensiamo tutti su questo canale, è che esistono persone speciali che servono a migliorare il calibro spirituale del mondo ispirando nuovi culti volti alla pace. E quanto è importante, no? In questo momento storico la parola pace. I profeti, secondo questa Aterius Society, secondo questa società segreta, sono da venerare perché emissari esoterici di una qualche credenza extraterrestre o extradimensionale. E proprio sul fatto degli esseri extradimensionali della metempsicosi, questi esseri sono, secondo l'Aterius Society, esseri spirituali su un'altra dimensione o un altro piano, e il concetto principale di questa società segreta si basa sugli insegnamenti del karma universale. Ne ho molto parlato nei miei video sulla legge di attrazione. Qui, cari signori, che cosa abbiamo? Abbiamo intanto un documento ufficiale, una lettera ufficiale del Federal Bureau Investigation dell'FBI, dove si menziona l'Aterius Society. Firmata da chi? Firmata da J. Edgar Hoover in persona. E tramite una semplice ricerca su Google veniamo a sapere che era il direttore dell'FBI in persona, lo storico J. Edgar Hoover che ha aiutato a formare l'FBI per come adesso. Abbiamo una lettera che parla dell'Aterius Society firmata dal direttore dell'FBI. La collezione di questi 40 documenti la troviamo fra le fila del più grande archivio FOIA del mondo, The Black Vault. E ci vengono presentati veri e propri reperti storici scritti a mano con gli insegnamenti, i dettami e i documenti delle riunioni di questa società segreta. Documenti davvero preziosi che forniscono una testimonianza storica ufficiale in merito all'esistenza totalmente sconosciuta fino a questo momento in Italia di questa società segreta su base extraterrestre. In questo viaggio attraverso le convinzioni e le pratiche dell'Aterius Society abbiamo esplorato non solo i contorni di una fede che intreccia lo spirituale con l'extraterrestre, ma anche come essa rifletta la nostra incessante ricerca di significato oltre i confini del conosciuto. L'Aterius Society, con le sue radici profondamente piantate nella speranza di un futuro migliore, guidato dalla collaborazione cosmica, ci sfida a guardare oltre i nostri limiti terrestri verso un orizzonte di possibilità infinite. Ma, al di là dell'unicità delle sue credenze, che ci si possa credere o meno, ciò che l'Aterius Society ci insegna è il valore universale dell'aspirazione umana verso la comprensione, l'amore e l'unità. In un mondo segnato, soprattutto oggi, da divisioni e incertezze, il messaggio di speranza e di azione positiva che proviene da questa organizzazione fa eco attraverso le barriere del dubbio e della disillusione. Concludiamo quindi con una riflessione, ok? In un'epoca in cui la ricerca di significato si scontra spesso con il cinismo e la disillusione, l'esempio dell'Aterius Society, quindi in qualcosa che punta a credere su una grandezza cosmica, ci ricorda che indipendentemente dalle nostre convinzioni personali, la voglia di collegarci a qualcosa di più grande, prima era Dio, ora magari sono gli alieni, a lottare per un mondo migliore e a cercare la verità oltre le apparenze,
è una costante umana che trascende il tempo e lo spazio. E forse nel considerare le storie e le speranze di coloro che guardano alle stelle in cerca di risposte, possiamo trovare nuove vie per affrontare le sfide del nostro mondo con un rinnovato senso di scopo e unità. Io vi ringrazio per essere stati con me, spero che possiate approfondire di vostro pugno e sperando che il video sia stato di vostro gradimento, vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!